Ed eccoci qui ragazzi per una nuova puntata di Big Trout Adventure, quindi avventure di pesca a caccia di Big Trout. Ringrazio tutti quelli che hanno visto la precedente puntata, quindi siete stati tantissimi, vi ringrazio e spero che il format vi continui a piacere. Oggi siamo a Bigasio, provincia di Verona, laghetto Almolin che vedete alle mie spalle, un laghetto caratterizzato tipicamente da un'acqua molto trasparente. Le piogge però dei giorni scorsi l'hanno leggermente intorbidita, quindi faremo un po' più fatica a identificare le nostre trote, ma al tempo stesso potrebbe essere un vantaggio perché anche loro, oltre a fare più fatica a vedere noi, vedranno anche meno la nostra esca e i dettagli che possono dargli fastidio. Quindi adesso guarderemo un attimino, daremo uno sguardo al lago e cercheremo la nostra posizione in cui iniziare la nostra battuta di pesca. Allora, siamo in inverno, quindi tipicamente le trote solitamente girano un po' più nel sottoriva. Qua dall'alto in realtà si vede parecchi pesci intorno alla gabbia, centro lago o anche un po' oltre. Quindi guardiamo un po' i pescatori dove sono posizionati, quindi questa zona sembra una zona abbastanza frequentata, quindi altro sintomo del fatto che la postazione potrebbe essere residizia. Al tempo stesso sono qui da una decina di minuti ma non ho visto uscire ancora nessun pesce, quindi sintomo del fatto che non sono molto attive, ma le trote big, come sappiamo, non sono così facili come le trote piccoline, di conseguenza dobbiamo anche aspettare il loro momento di attività maggiore. Per raggiungere lunghe distanze, come in questo caso o anche maggiori, è appunto tra le big trout e le nostre canne abbiamo pensato all'azione più lunga e potente, quindi l'azione da 3 metri che lancia da 5 fino a 12 grammi. Quindi inizierei proprio con quella canna, così iniziamo a vedere anche delle tecniche che ci consentono di raggiungere lunghe distanze presentando esche in maniera più naturale possibile per insospettire il meno possibile, nel minor modo possibile, le nostre trote big. C'è un branco di pesciolini gigantesco con una trota che li sta cacciando. La trota non è di grosse dimensioni, la si vede lì, è un salmerino perché ha le pinne bianche, le pinne dietro bianche, e quindi ha visto questo branco di pesce foraggio e guardate come lo fa impazzire questa trotella sotto che sicuramente si sta riempiendo la pancia. Ecco un pescatore che infatti prova a lanciare la sua esca, vediamo se sarà attaccata oppure no. A un attimo prima di scendere vi ricordo le nostre big trout, quindi canne pensate per andare alla ricerca di trote grosse, quindi una nuova filosofia di pesca, quindi non si cerca più di fare il numero, la quantità di pesci, ma si cerca di andare a selezionare, quindi per taglia o tipologia di pesce. Magari anche molti laghi come il Molin stesso immettono delle bellissime fario, salmerini, e quindi poi abbiamo la possibilità di immortalarci con un gran bel pesce. Quindi questa serie di canne che abbiamo pensato è costituita da 5 modelli che vanno dalla più corta 2,40 m fino alla più lunga di cui ho accennato prima, 3 metri. Si tratta di azioni L, light, la più piccola come quella che ho in mano, che consente di utilizzare esche piccole con fili anche sottili, perché a volte le big trout, nonostante dobbiamo utilizzare dei fili un po' potenti per comunque cercare di portarle a guadino, diventano molto sospettose e in certe situazioni ci obbligano ad utilizzare fili un po' più sottili. Quindi abbiamo l'azione 2,40L. Poi abbiamo l'azione ML che è un po' più potente, disponibile in 2 lunghezze, quindi 2,40 2,70, che ci consente di utilizzare esche un po' più voluminose, quindi degli spoon magari anche fino a 6-7 grammi, oppure delle testine piombate su delle gomme, perché le nostre big trout adorano anche le gomme. Insomma, ogni situazione ha un po' le sue richieste. Poi abbiamo l'azione M, caratterizzata dal colore azzurro, anche essa lunga 2,70 m, che con la sua lunghezza ci aiuta a fare dei lanci ben lontani, dei lanci lunghi, e gestire al meglio in questo caso delle esche magari voluminose come delle teste piombate un po' più pesanti, anche recuperate sul fondo. Infine la 3 metri di cui vi accennavo prima, che con la sua lunghezza di 3 metri ci consente di utilizzare non solo teste piombate e spoon o esche siliconiche, ma anche quelle tecniche che derivano dalla classica pesca a striscio, quindi bombarda, catenella, piombino, vetrino, perché con la sua lunghezza ci consente anche di fare dei terminali molto lunghi e lanciare lunghe distanze. Infatti è una cosa che proveremo a mettere in atto subito stamattina. Quindi le nostre big trout sono 5 in tutto, da 2,40 m la più corta fino a 3 la più lunga, e ci consentono di coprire un po' tutte le esigenze di pesca. Quindi adesso ci rechiamo sul posto, iniziamo a fare i primi lanci con la 3 metri e poi vedremo le situazioni cosa ci costringeranno ad utilizzare per cercare di prendere la nostra big trout. Per iniziare, dato che la situazione sembra molto morta,
quindi nessuno prende niente. L'acqua è molto chiara, anche se la vediamo leggermente intorbidita dalle piogge dei giorni scorsi. Inizierei con un'esca di color naturale, perché color naturale, soprattutto quando le trote sono un po' sotto pressione, spesso dà maggiori risultati. Di conseguenza scelgo questo Slurp Fat Trout Worm, che quindi è un'imitazione di un lombrico, in colore, come vedete, marrone glitterato e argento. Quindi lo innesco sul nostro amo, e anche qui dell'inneschio proveremo diversi inneschi per vedere se ce n'è qualcuno che stimolerà di più la nostra trota. La nostra lenza, costituita da una maracas, girella tripla fondamentale, soprattutto quando andiamo ad innescare, ad effettuare degli inneschi che ruotano sul proprio asse, per demoltiplicare le torsioni che vengono effettuate sul terminale, altrimenti si farebbero continue parrucche. Amo Isashi 10608N misura 6 perché utilizziamo delle esche un po' voluminose. Usiamo questo Fat Trout Worm che iniziamo innescandolo nella maniera classica, quindi con una rotazione sul proprio asse. Quindi iniziamo entrando dal centro da un lato, facciamo scorrere il nostro amo lungo tutto il corpo fino a circa metà della sua lunghezza indicativamente, poi usciamo con la punta, lo tiriamo fino sopra il filo ed ecco il nostro classico innesco ad L che ruoterà sul proprio asse. Vediamo se pagherà i suoi risultati. Ecco la nostra maracas, che quindi è una bombarda che sta assolutamente a galla, quindi sempre sul pelo dell'acqua, appunto per insidiare le trote che stanno nel primo strato superficiale, proprio a ridosso della superficie o pochi centimetri sotto. La nostra esca quindi viaggerà pochi centimetri sotto, a meno che lasciamo la maracas completamente ferma e lei leggermente calerà. Quindi il vantaggio di questa maracas è che in caso di presenza di pesci molto fermi, immobili, noi possiamo anche rimanere quasi immobili o comunque recuperare molto lentamente sul posto, senza far sì che la nostra esca sia costretta a scendere molto in profondità. Quindi è una tecnica da utilizzare soprattutto quando le trote sono molto lente e ferme, piuttosto che quando passano molto velocemente. Quindi in questo caso alterniamo dei recuperi fatti di canna piuttosto che di mulinello a pause più o meno lunghe, e anche il nostro recupero cerchiamo di farlo sempre in maniera più irregolare possibile, perché nel caso in cui avessimo una trota dietro la nostra esca, il recupero irregolare potrebbe sicuramente indurla ad attaccare. Adesso proviamo a fare qualche lancio sempre intorno alla gabbia, perché la gabbia è spesso indice del fatto che le trote ci siano attorno, perché magari al suo interno ci sono delle trote con delle uova e le altre trote vanno lì alla ricerca di mangiare, insomma, le uova che cadono. Quindi lanciamo la nostra maracas, la lasciamo un attimo ferma in maniera che la nostra esca scenda qualche centimetro, e poi proviamo i nostri recuperi lenti. Andiamo sempre con un recupero mediamente lento, perché le trote sono molto lente, le abbiamo viste passare ma molto lentamente, in più le big trout adorano un recupero lento mediamente. Mettiamo gli occhiali perché ci aiutano a scorgere eventuali trote che passano nel sottoriva e non solo, perché ci tolgono il riverbero della luce e quindi riusciamo a vedere meglio le eventuali trote che passano vicino a noi, per potergli lanciare nella loro direzione e aumentare le nostre possibilità di cattura. Allora, nei primi lanci che abbiamo fatto centrolago non si è visto alcun risultato. Adesso proviamo a variare, fare qualche lancio sottoriva, proviamo con lo spoon. Proviamo inizialmente con uno spoon arancione e nero, ecco, un Rapture Lupi da 3,5 grammi, anche con lui faremo della distanza perché comunque ha un peso molto compatto e una forma abbastanza tozza, quindi ci consente di lanci molto lunghi, e lo recupereremo anche lui nel primo metro sotto l'acqua. Lo inneschiamo quindi sul nostro moschettone, molto semplice da innescare, e andiamo a fare qualche lancio con il nostro Lupi. Vi ricordo che le nostre Rapture Big Trout sono tutte telescopiche, quindi abbiamo il vantaggio di trasportarle molto comodamente, sia nella nostra macchina che nel caso in cui dobbiamo arrivare al laghetto e portarcele attorno, o se dobbiamo raggiungere destinazioni magari come laghetti di montagna e potercela mettere nello zaino.
Inoltre sono caratterizzate, come potete vedere, da un calcio terminale a stecca di biliardo, appunto pensato per amplificare le vibrazioni, perché tenendolo appoggiato al nostro braccio fungerà quindi da cassa di risonanza e amplificherà qualsiasi minima tocca, per consentirci al meglio di sentire quindi la mangiata anche più timida, o anche, perché no, le vibrazioni della nostra esca. Nel frattempo è passata una trotella che stava inseguendo il mio ondulante, era piccola, però dopo sono arrivato a fine recupero, lei se n'è andata, proviamo a vedere se è ancora qua in zona. Ecco la nostra trota, non è una big trout come vedete, ci ha mangiato qua nel sottoriva, non so se era quella che era passata prima o un'altra, comunque una piccola trotella che adesso cerchiamo di portare a guadino. Guardate il nostro Raptor Lupi appena sul punto della bocca, ci consente anche di rilasciarla, perché questa tipologia di pesca ci consente anche, volendo, il rilascio del pescato, perché come vedete appena in punta di labbra, se stiamo attenti, la tocchiamo poco con le nostre mani, riusciremo a rilasciarla. Ecco, abbiamo tolto il nostro amo. In teoria in questo lago non si possono rilasciare, noi abbiamo l'eccezione perché stiamo girando questo video e quindi questa trotella gli ridiamo la libertà. Ecco. Allora, abbiamo appena preso una trota piccola, ovviamente. Il nostro obiettivo sono le big trout. La selezione la cerchiamo di fare, ovviamente abbiamo delle teorie di base, non sempre sono vincenti e quindi ci si incappa sempre anche in trote magari più piccole. Come possiamo fare? Possiamo scegliere delle esche voluminose, molto voluminose tendenzialmente, per cercare di muovere le trote più grosse, ma al tempo stesso è una teoria che non è sempre così vera, perché nel caso in cui la pressione di pesca è alta o situazioni come quella in cui ci troviamo oggi, in cui ci sono tanti pescatori, tante esche, le trote, anche le big, spesso prediligono un'esca molto piccola, più che altro non tanto per la dimensione, ma perché assume in acqua un movimento più naturale possibile. Quindi questo potrebbe essere il vero e propria differenza per fare la selezione, più che il volume, perché a volte, nonostante cerchiamo trote big, ci consentono di utilizzare esche ancora più piccole. Vediamo adesso se il nostro Raptor Lupi, che ha una dimensione abbastanza contenuta, sarà quello vincente, altrimenti cambieremo, perché un altro consiglio che vi do per cercare di catturare le trote big, soprattutto in situazioni in cui sono completamente ferme come adesso, è continuare a variare pochi lanci con la stessa esca, per cambiare esca, dimensione, colore, tipo di recupero, quindi passare dalla gomma all'ondulante, ondulante recuperato più velocemente, meno velocemente, diversi colori, perfino a che troviamo il colore che in quel caso sarà adatto alla situazione e quindi stimolerà l'attacco della trota big. Ecco la nostra trota, siamo riusciti a incannarne una, non sembra una super big, sembra un po' più grande di quella presa in precedenza. Vediamo, comunque il nostro spoon per adesso sembra funzionare. Adesso vediamo quando riusciamo a vederla, no, è piccolina anche lei, leggermente più grande di quella di prima, ma sempre piccola, quindi non una big trout, ma per il momento ci dobbiamo accontentare perché la situazione è molto ferma, anche gli altri pescatori non stanno prendendo molto, di conseguenza ci accontentiamo anche delle trotelle piccole. Ecco, adesso andiamo a rilasciare anche lei. Vi ricordo che non si possono rilasciare qua al mulino, ma andiamo a rilasciare anche questa. Per quanto riguarda il setup dal punto di vista fili, nel mio mulinello Helium 2000 FB ho messo una treccia dello 0,8, che è una misura che vi consiglio, che è un giusto compromesso fra carico di rottura e lanci a lunga distanza, perché se mettiamo una treccia troppo spessa faremo dei lanci molto più corti, oltre al fatto che utilizzando esche leggere aumenteremo molto, notevolmente, il rischio parrucche. Una treccia troppo sottile poi non reggerebbe durante i combattimenti con le nostre big trout. 0,08 è a mio avviso un giusto compromesso. Ovviamente utilizzando la freccia siamo costretti obbligati ad utilizzare un terminale in fluorocarbon, quindi ho utilizzato il Trabucco XPS FC 403. Io mediamente parto con uno 0,18 come in questo caso, che anche lui mi sembra un giusto compromesso fra invisibilità in acqua e tenuta dal punto di vista del carico di rottura. Poi, se ci sono situazioni in cui le trote sono particolarmente attive, ci si può azzardare anche a uno 0,20. In situazioni invece in cui le trote sono particolarmente indolenti o abbiamo presentazioni dell'esca da fare in maniera molto naturale, scendiamo anche allo 0,16 o 0,14. In questo caso un 0,18, che è la misura che vi consiglio come partenza. Eccola, un'altra trotella piccola, anche lei abbastanza arrabbiata, però sempre piccola. Comunque il nostro spoon abbiamo visto che
sembra essere azzeccato dal punto di vista colori e rotazione, perché comunque le trote piccole, ecco, si è slamata, abbiamo evitato di rilasciarla, ormai eravamo sotto riva, succede anche questo utilizzando soprattutto ami senza ardiglione. Comunque stavo dicendo che il nostro lupi della nostra colorazione sembra essere azzeccato perché comunque le trote reagiscono. Andiamo avanti ancora un po' con questo. Poco fa sono riusciti a catturare una trota grossa, una fario grossa vicino alla rete. Vicino alla rete è tipicamente un posto molto ambito e dove tipicamente le trote si radunano spesso, anche perché le reti magari nascondono foraggio, pesce foraggio che va a nascondersi lì, e loro in caccia si mettono vicino. Si vedeva qualche pesce girare anche appunto stamattina appena siamo arrivati, e dai si è attivata e il ragazzo è stato bravo, è riuscito a prenderla, una gran bella fario. Ho visto qualche bollata alla lontana, allora proviamo l'azione 270M con uno spoon da 6 grammi, che così ci consente di andare là lontano. Vediamo se quelle là sono un po' attive. Sicuramente la distanza aiuta perché sono meno disturbate, ci sta lanciando poca gente, in più ci vedono meno, di conseguenza abbiamo qualche possibilità in più. Ecco, adesso è arrivato un lancio là, comunque proviamoci, vediamo se darà i suoi frutti. Sta vedendo qualche toccata molto ecco ancora timida, eccola, guarda, è una trota non tanto convinta, probabilmente non una big trout, che sul nostro spoon un po' generoso fa fatica a rimanerci, diciamo. Adesso forse se n'è andata, e ha mangiato 2 o 3 volte nella stessa passata senza rimanere attaccata. La lunga distanza oggi sembra fare la differenza. Se ci servirà a fare qualche metro in più, potremmo utilizzare sempre la nostra azione da 3 metri, alternando, unendo insomma la bombarda, magari anche uno spoon. Se vediamo che lo spoon è quello che rende, lo abbiniamo a una bombarda. Invece di mettere la classica esca siliconica o esca naturale, possiamo fare anche la tecnica bombarda più spoon per fare distanze considerevoli. E al tempo stesso, come vi dicevo prima, quando molto spesso le trote big vogliono l'esca piccolina, in questo caso lo spoon, non riusciremmo a lanciarla così a lunga distanza. L'abbinamento bombarda-spoon, appunto ideale sull'azione da 3 metri, ci consente di lanciare a lunghissima distanza spoon piccoli e leggeri, in maniera da essere il meno sospettosi possibili davanti agli occhi della nostra big trout. Ecco, ci siamo spostati. Nel frattempo abbiamo visto qualche bollata da questa parte. La nostra big trout azione M, guardate come piega, nonostante sia un'azione abbastanza potente, però con questi pesci quando decidono di partire, guardate che curva, sei veramente arrabbiata. Però guardate come riusciamo a contrastarla comunque. Non forziamo troppo perché nel frattempo avevamo calato un po' il diametro del filo, come avevo detto, ero passato a un 16 mm, quindi non voglio forzare troppo per cercare di portarla a guadino. Guardate come punta il fondo adesso che è là verso centro lago, guardate com'è arrabbiata. Ovviamente all'inizio era un po' indolenzita dal fatto che era sotto riva bella tranquilla, quando si è sentita l'amo in bocca inizia a tirar fuori tutta la sua forza. Possiamo aiutarci con l'antiritorno, quindi chiudo un pochettino la frizione e mi aiuta un po' di più con l'antiritorno per avere un contatto ancora più diretto col pesce e forzarlo ancora di più. Quindi adesso la frizione la usiamo proprio in casi estremi e io con la manovella, quando il pesce parte, vado all'indietro in maniera che lui possa andare, per assecondare tutte le fughe, insomma. L'abbiamo presa con una testa piombata sulla quale abbiamo innescato il nostro Fat Trout Worm nella colorazione naturale, come vi dicevo, utile soprattutto quando le trote sono molto pressate e indolenti come lo erano in questa condizione. Quindi la colorazione naturale sembra averci pagato. Tra l'altro anche con questo tempo un po' piovoso aiuta, perché magari i vermi si mettono più in movimento e la nostra imitazione del verme è risultata irresistibile. Eccola, siamo ormai a guadino col pesce stanco, stanchissima, ha perso anche la nostra esca, è volata via dalla testa piombata, ma eccola, una grandissima bella fario,
Ed ecco la nostra big trout, una fario, una gran bella fario. Guardate che pesce, una super fario, quindi siamo riusciti sia nella taglia che nella specie molto particolare. Oggi nella nostra missione è stata dura perché ci abbiamo messo un po', abbiamo dovuto sudare, ci ha fatto davvero sudare, ma guardate che pesce, ne è valsa davvero la pena. Questa è una vera big trout, proprio classico esempio del nostro big trout game, quindi andare alla ricerca delle trote grosse con i nostri big trout adventure. Oggi direi che è stata una bellissima avventura da ricordare con questo pesce, che sicuramente non è un pesce che capita tutti i giorni, perché innanzitutto ci devono essere questi pesci nei laghi e in più sono molto diffidenti e tutt'altro che semplici da catturare. Mentre faccio ancora qualche lancio, ne approfitto per rispondere alla domanda di Simone Zangari che aveva fatto sotto al video della puntata precedente, che peraltro, come dicevo a inizio puntata, ha riscosso molto successo, quasi 50.000 visualizzazioni, parecchi commenti. La domanda di Simone, se non ricordo male, era: quanto deve essere lungo lo spezzone di fluorocarbon unito al mio tracciato con bobina? Ecco, allora qui farei inizialmente una distinzione. Se utilizziamo degli spoon possiamo stare anche sui 40-50 cm e ho anche quando usiamo delle teste piombate, ma le trote non sono particolarmente svogliate e indolenti. In situazioni in cui magari utilizziamo pesi più leggeri o vogliamo essere ancora più mimetici con la nostra esca, e quando magari in abbinata andiamo a assottigliare il filo del terminale, come in questo caso che siamo scesi allo 0,16 mm, arriviamo anche a 1 metro, 1,20 m. Se invece come in precedenza utilizziamo una lenza a maracas o bombarda, ovviamente sulla canna da 3 metri, la cui lunghezza ci aiuta appunto a gestire meglio terminali lunghi, arriviamo anche a quasi 2 metri di terminale, quindi si adegua un po' in base alla situazione. La lunghezza del terminale inoltre, come sapete, aiuta a preservare anche l'integrità della nostra lenza, perché il motivo per cui noi andiamo a utilizzare uno spezzone di fluorocarbon quando utilizziamo un trecciato in bobina è perché il trecciato è sì molto resistente, ma all'abrasione è molto debole. Quindi se peschiamo in situazioni in cui ci sono sassi e magari non lo sappiamo, e specie durante un combattimento quando abbiamo il filo della nostra lenza in tensione, se il trecciato toccasse un sasso un po' con gli angoli un po' appuntiti, salterebbe immediatamente. Quindi in questo caso è bene allungare un po' di più la lunghezza del terminale. Eccola, questa non sembra una big trout, non lo sarà sicuramente, è una trotella di quelle piccole, ma bisogna anche sapersi accontentare, non si può sempre pretendere di fare una big trout via l'altra. Eccola qui, piccoletta, ma la portiamo a guadino anche lei, anche perché inizia a scappare qualche goccia e magari poi, dato che la nostra missione è anche compiuta, salutiamo e concludiamo. Eccola qua. Abbiamo fatto bene a spostarci, direi che abbiamo trovato una zona in cui stazionava qualche pesce in più e siamo riusciti a catturare un'altra super big trout. Mi sposto verso di lei. Ecco la nostra trota a guadino. Ce l'abbiamo fatta, un'altra big trout, un'altra super fario. Ecco la nostra big trout, questa è ancora più grossa della precedente. Guardate che pesce, una super fario che è caduta anch'essa sulla nostra gomma. Direi che la missione è super riuscita, quindi con questa big trout abbiamo sicuramente coronato la nostra giornata di pesca, che ha preso tutta un'altra piega. Ringraziamo quindi il Laghetto al Molin per averci ospitato, per aver messo a disposizione la struttura e questi bellissimi pesci per girare la nostra super puntata di Big Trout, e vi aspetto ovviamente per la terza puntata di Big Trout Adventure.